Allora, Simone e Romina, ben trovati. Il giorno dopo Inter-Atalanta 1-1 abbiamo riconvocato il nostro consiglio d'emergenza, il consiglio di Stato per analizzare questa partita, soprattutto quello che è successo nel finale e dopo una partita sentitissima, molto importante, e allora a maggior ragione dobbiamo analizzare in maniera molto seria tutto quello che è successo e quello che è stato anche il post gara. Questo è un video che consiglio a tutti quelli che si sono appena connessi e collegati di seguire fino alla fine e di condividere anche il più possibile, perché vi riporteremo anche delle cose piuttosto gravi, secondo me, o comunque che ci fanno venire piuttosto dei dubbi piuttosto grossi. Allora, ben ritrovati a tutti voi, vi invito a lasciare un mi piace subito, iscrizione al canale se non l'avete ancora fatto. Simone, Romina, ben ritrovati. Romina, io parto da te e ti chiedo subito, è stato un finale turbolento a San Siro, tu eri lì e anche dietro le quinte, nella pancia di San Siro, sono successe cose. Sì, allora finale turbolento, quindi tante cose in campo, ma forse poche cose dopo, fuori dal campo, perché siamo andati in sala stampa in attesa di, qualche dichiarazione, insomma, su quello che abbiamo visto, episodi arbitrali dei quali a breve discuteremo, però non abbiamo sentito di fatto nessuna voce. Noi giornalisti abbiamo atteso in sala stampa per capire appunto se fosse arrivato qualcuno, qualche rappresentante dell'Inter, ma come sapete hanno scelto insomma di non presentarsi ai microfoni. Ecco, diciamo che da quello che si è un po' capito dalla pancia di San Siro, come hai detto tu, da quello che siamo riusciti un po' a carpire, c'è sta e poi è stato anche poi scritto sui giornali questa mattina, diciamo che l'Inter ha "giustificato" tra virgolette il silenzio stampa in 2 modi. Il primo è stato diciamo legato ad una questione più di timore per quelle che sono le conseguenze, quindi squalifiche, insomma, Azioni. qualcosa che può andare ad avere ripercussioni dirette, ecco, sull'Inter. L'altra, che è quella che sinceramente mi ha convinta un po' meno, perché è stato appunto da quello che abbiamo, raccolto, si è, parlato del fatto che, dopo la partita, immediatamente dopo la partita, qualcuno dell'Inter, i dirigenti dell'Inter hanno avuto un confronto con un collaboratore di Rocchi, quindi con un collaboratore 2 collaboratori anzi che erano lì allo stadio, e di fatto si sono lamentati nell'immediato di quello che è successo. Quindi un po' dietro le quinte, una lamentela dietro le quinte. Dopodiché basta, cioè oltre questo non abbiamo saputo più niente. L'Inter ha deciso comunque di non riferire nulla di tutto questo in pubblico, di non parlare, di rimanere in silenzio stampa. Noi siamo andati via proprio dalla sala stampa perché appunto ci è stato riferito che non sarebbe arrivato nessuno. E perché dico che mi convince meno? Perché credo che soprattutto in un momento in cui magari hai un confronto con qualcuno e puoi anche, tra virgolette, "appigliarti" a quel confronto lì, è il momento in cui la tua voce la devi far sentire in qualche modo. La cosa che mi ha lasciata un po' più perplessa ieri dopo la partita, al di là di quello che abbiamo visto, è proprio questo silenzio che aleggia ogni volta che succede qualcosa che va contro l'Inter e che pagheremo e che stiamo pagando. Guarda, io infatti sono rimasto molto perplesso e tra poco ti devo fare due ulteriori domande, però giro la parola a Simone perché, Simo, io trovo grave questo silenzio in questo momento perché ci stiamo molto spesso riparando dietro il discorso del non parliamo di arbitri perché noi non passiamo per piangina, non passiamo per quelli che piangono. Il problema è che il calcio italiano ha dimostrato, nella storia recente soprattutto, ma non soltanto, che alzare la voce sposta punti, alzare la voce fa succedere cose. La famosa frase di Pioli del devono succedere cose che non sono mai successe ha cambiato il vento di un campionato che poi è andato in direzione del Milan, come qualcuno sostiene che stia succedendo anche adesso. I famosi retropensieri di Antonio Conte, dai retropensieri di Antonio Conte è successo di tutto e di più nell'ultimo campionato che poi il Napoli ha vinto con clamorosi errori arbitrali che hanno danneggiato l'Inter. L'Inter ha parlato quest'anno solo dopo la gara di Napoli, sostanzialmente, e abbiamo visto che il caso Bastoni, che è stato montato ad arte, è stato raccontato in maniera di parte, è stato massacrato Bastoni un po' da tutte le parti, ragazzi, gli arbitri sono genti come noi, citando un po', mi viene la citazione di Checco Zalone che faceva ieri sera un ragazzo in chat, gli arbitri leggono, sentono, e sanno che se oggi tu fischi all'ultimo minuto qualcosa in favore dell'Inter, lo scenario settimanale poi sarà quello che è stato vissuto post Bastoni. Per cui, per me, Simo, l'errore è stato quello di non parlare e non alzare la voce. Io parto da due presupposti. Il primo è che questi discorsi legati all'opportunità di parlare, di non parlare, così non mi piacciono di base, però come dicevi tu nel mondo del calcio abbiamo capito che funziona così e quindi l'unica cosa da fare è adattarci. Il secondo presupposto è che la cosa che mi dà più fastidio
è il fatto che ormai ci sono delle dinamiche legate ai social, ma non solo, perché ci sono anche fior di giornalisti con il tesserino che dovrebbero vergognarsi e che invece non lo fanno, che vanno avanti a portare delle narrazioni ridicole tipo la Marotta League, o anche il caso Bastoni, che lo stanno trattando praticamente come un terrorista e non come un giocatore che ha commesso un errore di cui si è pure scusato. Tutte queste cose, a forza di ripeterle, a forza di ribadirle sui giornali, sui social, nelle TV, sui media, diventano verità. E quindi il grave errore che fa l'Inter nel non parlare è proprio questo. L'Inter non ha mai posto un argine a queste narrazioni, nonostante venga accusato di averlo fatto. Quando l'Inter non parla mai, poi ci sono giornalisti che dicono la contraerea nerazzurra, quelle cagate qua, no? Ecco, l'Inter non parla mai, e a forza di non parlare queste questioni diventano verità, si sedimentano nella testa delle persone, e oggi siamo in un contesto in cui l'Inter subisce sfavori, non dico ogni domenica, però sono stati abbastanza frequenti, eppure la maggior parte dei tifosi pensa ancora che l'Inter sia in credito con i favori che invece ha ricevuto negli anni. Questa è la cosa ridicola. E io non posso pensare, e non penso assolutamente, che tutte queste situazioni, e soprattutto questa dinamica legata a Bastoni che scade nel suo mese di vita proprio ieri, non abbiano influenzato l'episodio finale del derby e l'episodio di ieri. Non veniteci a raccontare questa cosa, e questo è il motivo per cui l'Inter avrebbe dovuto parlare, sì, sono d'accordo. Tra poco parliamo di campo. Prima, Romina, per chiudere questo primo capitolo, volevo chiederti, post partita, che cosa hai percepito tu personalmente lì tra zona mista e area stampa? C'è stato un lungo confronto comunque all'interno dello spogliatoio tra la dirigenza, Chivu, la squadra probabilmente, e sono usciti molto tardi dallo stadio. Sì, e aggiungerei anche che secondo me c'è stato un confronto anche su questa questione qui, cioè del parlare o del non parlare. Nel senso, noi inizialmente, quando siamo arrivati in sala stampa, c'era l'impressione che qualcuno potesse parlare. Cioè non era ancora detto che non sarebbe arrivato nessuno. Poi con il passare del tempo e soprattutto con la conferma finale abbiamo capito che non sarebbe arrivato nessuno. Ma secondo me c'è stato un confronto interno anche su questo, cioè decidere se venire o meno ai microfoni, e questa è già un qualcosa, cioè credo che comunque sia non ci sia stata una decisione di pancia, che forse sarebbe stata la cosa migliore. Io ribadisco e son d'accordissimo con quello che ha detto Simone poco fa. Credo che comunque l'Inter avrebbe avuto sarebbe stato il momento più adatto per parlare, cioè 2 episodi, anzi 3 episodi, perché adesso ne parliamo, in 2 partite consecutive, in un finale di gara non può più essere un caso. Siamo in un momento della stagione che insegna che se non, come è già successo in passato, che se non intervieni, purtroppo nessuno ti viene incontro, perché il silenzio è una cosa che va rispettata ed è rispettosa in alcune situazioni, e può essere anche un messaggio più forte di qualsiasi altro tipo di cosa, ma in questo momento dovevi in qualche modo prendere posizione, e il silenzio non è prendere posizione. Al tifoso nerazzurro, ai tifosi nerazzurri dai l'impressione che ti stai sempre tirando indietro davanti all'ovvietà dei fatti, quindi questo è. Comunque si sono trattenuti e credo siano usciti abbastanza tardi, perché appunto Sì. considera che noi siamo stati una quarantina di minuti abbondanti in sala stampa ad aspettare. Fatti 2 conti, penso che appunto dallo stadio se ne siano andati abbastanza tardi. L'unico che ha alzato la voce, almeno anche vistosamente, è stato Christian Chivu. Oggi ho letto alcuni quotidiani addirittura che Chivu si è tolto anche quel mantello di santone. A questo punto siamo arrivati a queste cose qua, veramente. A me, sai, mi è venuto adesso un flash. La scorsa estate vi ricordate che dicevo, e questa cosa mi preoccupa molto, la scorsa estate dicevo che a me Chivu, non so perché, anche un po' qualche somiglianza a livello di capelli, solo mi ricordava un po' Gigi Simoni, e questa cosa mi preoccupa molto perché qua stiamo rivivendo delle cose che mi riporta a quegli anni lì, e spero per lui davvero che non accada come è successo con Gigi Simoni a livello di campo. Simo, ti chiedo se secondo te il Christian Chivu furioso che abbiamo visto con questa immagine fino all'espulsione ha ragione o no, alla luce degli episodi che abbiamo visto. Ma io penso che Chivu si sia semplicemente spazientito, esattamente come tutti noi. Ovviamente i giornali non vedevano l'ora di parlarne bene prima per fare i paladini della moralità, e poi quando è l'occasione invece buttargli addosso tutto il fango che stavano covando da tempo. Chivu è semplicemente spazientito, perché Chivu, secondo me, non ha dimenticato o smentito quelle che sono state fin dall'inizio le sue dichiarazioni, Certo. però contando anche la foga del momento che coinvolge tutti, anche noi sul momento magari ci scaldiamo di più, e contando l'ennesimo episodio sfavorevole, alla lunga si è anche stufato. Poi tra l'altro, se non sbaglio, ecco, Chivu viene espulso in questo caso, e per me questo non è l'episodio più grave di questa partita, però è il primo dove
qui c'è un tocco da parte di Sulemana su Dumfries che è già in parte sbilanciato, Dumfries cade, Manganiello, e lo vedi dallo screen, mette il fischietto in bocca, tutti capiscono che sta per fischiare, si fermano sbagliando perché ok, hanno sbagliato, però ti viene anche naturale in quel momento, lui non fischia e io sul momento penso ok, fa finire l'azione per poi dare fallo, finisce l'azione, gol e comunque dà il gol. Ma perché? Ma perché? Cioè ci ha ripensato in quella frazione di secondo, com'è che funziona? È il a me fa gol che gli ha ridere... fatto scattare il cambio di idea, Simo. Al gol a dice: "Oh, me fa... occhio che qua pareggiano, no. attenzione". A me fa ridere anche De Ketelare che alza le mani, vedi, che dice sotto, no, non è fallo, non è nulla, cioè anche Vedi? loro sono partiti Cioè, così. Allora lì giustamente sottolineiamo, tu difensore devi pensare negativo, quindi i difensori non possono rimanere fermi, devono essere più attenti sicuramente. Dumfries per me sbaglia. Dumfries qua, tra l'altro, il tema dei cambi, tornava dopo titolare dopo tanto tempo, Sì. non aveva secondo me i 90 minuti di lucidità soprattutto, ed è una cosa che tornerà dopo su un altro episodio che commenteremo. Per me questo, ripeto, poi Romina dimmi anche la tua, non è un fallo clamoroso in realtà. Credo che dovremmo fare un ragionamento prima o poi sul discorso braccia, nel senso che nel calcio con le braccia non puoi segnare, devi stare attento a come gestisci le braccia, il fatto che tu metti la mano sulla schiena di un calciatore non è corretto comunque, però è un tema che dovremo approfondire in futuro secondo me come regolamento. Ad oggi secondo me Dumfries viene toccato anche sul piede, non butta via il pallone, va un po' leggero, sente il tocco e capisce di aver fatto anche un po' la cagata e va giù. Questa è un po' Sì. l'impressione che ho avuto io. Tu sei invece più fallo netto? No, allora ti dico la mia, quella che è stata la mia impressione anche dallo stadio. All'inizio io ho guardato Manganiello, quindi, ti dico che pensavo che avrebbe fischiato fallo. Ho detto: "Okay, in questo Ok. momento adesso annullano il tutto, si fermano e va bene così". Ho rivisto immediatamente dopo, vabbè, segna l'Atalanta, riguardo nel monitor l'azione, il replay, e la prima cosa che dico è: "Questo non è mai fallo". Cioè questo non è mai fallo, in nessun mondo è mai fallo. Ok. Quindi io continuo a dire e do ragione a quello che dici tu, cioè, è un contatto che ci sta, tra l'altro, non è una spinta, nel senso che comunque si allunga la mano, ma non è una spinta. Quindi se devo dirti da parte mia, onestamente per me questo non è fallo. Qual è il problema però? Il Però, problema è esteso a quante volte hanno fischiato situazioni del eh, genere. Perché esatto. se questo non è mai fallo, per me va benissimo, però allora non è mai fallo mai. Cioè nel senso, poi non devo andare indietro a vedere gli episodi che sono successi in precedenza e vedere che certe cose sono state, cioè certi gol sono stati annullati e certe situazioni sono state fischiate, perché allora quello non mi va bene. Cioè io È parlo questo che fa... onestamente, nonostante indosso la maglia dell'Inter, dico per me questo non è fallo, però dall'altra parte io non posso accettare che in precedenza sia stato fallo per altri, cioè questo no. Ecco, è questo, io sono d'accordissimo. A me fa rabbia il fatto che il regolamento cambi e che l'Inter faccia ancora una volta, per l'ennesima volta, giurisprudenza, come diciamo sempre, a partire dal famoso protocollo Covid cambiato a poche ore da quel Bologna-Inter di cui nessuno si ricorda più, di cui nessuno parla più, fino ad arrivare ad oggi l'Inter fa sempre giurisprudenza. Simo, ci sono tanti episodi simili, a partire da questo che nessuno ricorda, tu giustamente ce l'hai ricordato anche nel club di Passione Inter. sono sicuro che il 95% dei tifosi non ricordano questo episodio. Questo è un episodio che arriva in Torino-Milan, in una situazione in cui il Torino fa gol un secondo praticamente dopo questo fallo su Saelemaekers. Chiffi, che era l'arbitro, annulla per fallo che non esiste, perché non c'è niente in questo episodio, non c'è assolutamente niente, e poi il Milan va a rimontare e vince la partita. Magari l'avrebbe fatto comunque, però intanto il Torino rimetteva un altro gol di distanza. Chi era l'arbitro? Chiffi, il E, simpaticone. e che faceva ieri sera Chiffi? Chiffi era l'Avar di Inter-Atalanta. E che E farà che, E che farà domani? domani? Anzi oggi? stasera, che farà Ah, stasera stasera, Chiffi? scusate, sì. Ragazzi, è così, è il VAR di Lazio-Milan. Ecco, cioè, capite ragazzi? Infatti vediamo cosa succede stasera. Io attendo sulla riva del fiume, come si suol dire. Sì, atteniamo stasera, atteniamo martedì Open VAR. Io voglio capire martedì ad Open VAR Chiffi, che in questa occasione qui era arbitro, ha giudicato fallo. Ieri sera era a VAR, ok che non è lui il responsabile principale, però sei lì al VAR, 2 o 3 paroline sulla cosa le hai, anche un minimo di voce in capitolo. E vediamo anche stasera che succede. Ecco, questo è il tema del come cambiano le faccende, ma ancora più grave ragazzi, Manganiello cambia opinione dentro la partita. Ecco. Cambia opinione dentro la stessa partita. Sì, ma questo è un episodio identico.
E anche questa è una cosa che magari tendi a dimenticare, perché è normale, è un fallo, dici in attacco, non è che ti passa, ti rimane impresso nella memoria, però è esattamente la stessa dinamica che in questo caso Manganiello fischia e che invece non fischia in occasione del gol dell'Atalanta. Siamo sempre al solito discorso, non ne Bonnini usciamo. dà un leggero tocco su Ederson, Manganiello è posizionato lì dietro, lo vedete, quindi è anche in buona posizione e fischia questo fallo, perché il vero tema è che io sono d'accordo col dire questi contatti minimi con il giocatore che un pochino accentua, non li fischiamo più, facciamo giocare e mi va bene. Tra l'altro l'avevo detto anche in un Atalanta-Inter in cui Di Marco perde un pallone sanguinoso e arriva il gol, dove secondo me ci stava a non fischiare fallo, anche se era molto al limite. Però deve valere sempre e noi fino ad ora abbiamo sempre visto favorire le difese, anche se è controintuitivo rispetto alla direzione che deve prendere il calcio, del favorire gli attacchi. Abbiamo visto sempre favorire il difensore che subisce il tocco e fallo. Lo abbiamo visto dentro la stessa partita, 3 minuti prima. Ma soprattutto, Simo, c'è un altro episodio clamoroso, ancora più Posso grave. fare solo un ultimo Sì, flash sì, su questo? sì, Perché mi è sì. venuto in mente anche questo discorso. Nel caso specifico io sono d'accordo con quello che diceva Romina, per me su Dumfries non c'è fallo, perché Dumfries fa una caduta anche molto goffa e forse Sì. è anche questo che induce poi Manganiello a non fischiare, perché quando si dice c'è il tocco basso c'è perché Dumfries porta indietro le gambe nella speranza di avere un tocco anche lì e quindi far sommare un po' i due tocchi minimi portando al fallo, ma Dumfries fa una caduta molto goffa e per me ci sta a non fischiare. Il tema però più grave è il fatto che Manganiello sta per fischiare e poi non fischia, perché Sì. l'ho già detto anche in altri casi, se Manganiello avesse fatto finire l'azione e fischiato fallo, il VAR non sarebbe intervenuto, perché saremmo stati nell'ambito del giudizio di campo. Quindi noi non possiamo avere uno stesso episodio che giunge ad una conclusione identica, cioè un VAR che non interviene, partendo da due presupposti opposti. Cioè, vede il fallo, dà il gol e non fischia il fallo, il VAR non interviene, gol regolare. Vede il fallo, aspetta il gol, ma fischia il fallo, il VAR non interviene, gol annullato. Sì. Cioè noi arriviamo allo stesso risultato, il VAR che non interviene, ma con due presupposti opposti. Non è possibile questa cosa. Quindi anche Manganiello che fa così e non fischia, fa tutta la differenza del mondo. Non è da sottovalutare Poi questa cosa. era successo pure in Juve-Inter, no? In occasione di Bonni Thuram. Sì, esatto. Però Sul lì, gol vabbè, cioè, anche lì per me non c'era nulla. Però comunque capisci il No, peso però che il ha tema dell'arbitro che non fischia, che mette il eh, fischietto in bocca e non fischia. Era ha un successo anche peso in enorme. sì. Raga, Sì. l'istinto è l'istinto, cioè l'istinto è questa la cosa. Lui frena il suo istinto, in quel momento sta per fischiare e quando capisce che quell'azione sarebbe conclusa in un certo modo, non fischia, basta. Io non voglio avere Poi mi viene in mente un'altra retropensieri per cosa. così. Mi viene in mente un'altra cosa, ragazzi, e poi andiamo all'episodio più grave e a quello di cui nessuno sta parlando sui grandi media, da quello che ho visto. Noi ripetiamo, i difensori devono ragionare negativo, devi stare attento, non puoi sottovalutare la faccenda e non puoi essere tratto in inganno dall'arbitro che non fischia. Quindi c'è un errore, assolutamente. Però inconsciamente il gesto dell'arbitro, secondo me, un po' ti condiziona. A Ma questi certo, livelli qui in cui ma una certo. frazione di secondo fa la differenza. E questo te lo dico perché è successo in Juve-Inter, è successo ieri sul gol, ma è successo anche nell'occasione del famoso calcio d'angolo nel derby, con Doveri che fischia, e lì, cioè, la prospettiva del fatto che l'arbitro abbia preso il fischietto e fischiato ha cambiato tutta l'azione, perché poi il pallone finisce dentro, col tocco dentro. Quindi anche il semplice gesto dell'arbitro cambia totalmente la faccenda. Quindi per me è molto grave questo fattore qui. E è ancora più grave però il mancato rigore su Frattesi. Anche qui alla luce poi di tutto quello che ci è stato insegnato negli anni. Simo. Questo è di una gravità inaudita, perché qui è lo stesso. Sono stato contento che poi l'hanno detto in tanti, ma io l'ho detto immediatamente perché ce Sì, l'avevo fisso in testa. È confermo. esattamente lo stesso contatto di Inter Verona di 2 anni fa. Lo stesso contatto. Allora Fabbri, che era l'arbitro, viene richiamato al VAR e viene dato rigore al Verona, che per nostra fortuna poi sbaglia. E Marelli, come fai vedere, spiega in questi casi chi arriva prima ha ragione, come per dire il primo che arriva tocca la palla, l'altro tocca il piede, quindi è fallo. Nella situazione di ieri, che ripeto è identica, il VAR non interviene, non richiamando Manganiello, che tra l'altro per me non l'ha manco visto questo episodio, perché No. era nel mezzo del casino dell'area, probabilmente non ha proprio visto nulla, non interviene, quindi ci nega un rigore evidente che magari avrebbe portato alla vittoria,
e la cosa che mi fa cadere le braccia è Marelli che non dice la stessa cosa che aveva detto nell'altra situazione. Ma perché? Perché io Marelli lo seguo da una vita e lo stimo e mi sta mettendo in enorme difficoltà. Perché come fai a commentare una roba del genere? Dove 2 anni fa ti dice chi arriva prima ha ragione e oggi mi dice il tocco è lieve, quindi è roba di campo. Perché? E Tra l'altro questo? Non è Pure come questo allora? Non è come questo in Inter-Juventus? questo è un calcio ancora più intenso, però è una strisciata sul Con piede. Però l'esterno, vedi che dai. è tutto Con caso. l'esterno. Però qui Dumfries fa fallo su Alexandro con l'esterno del piede, quello colpisce in pieno invece Scalvini e questa è la roba che a me fa impazzire. Tra l'altro, piccola parentesi, come dicevo prima, Dumfries in questo Inter-Juventus qua, io l'ho detto centinaia di volte, era in un periodo di difficoltà, era contestato, non stava bene mentalmente a livello proprio di come stava nell'Inter, lo metti in campo nei minuti finali di una partita sentitissima e commette l'errore, perché tu comunque crei il dubbio che ci possa essere rigore. Ieri, partita sentitissima, a fine gara, una partita in cui torni titolare dopo tanto tempo, commette purtroppo l'errore di nuovo e forse andava tolto prima. Ma non è un volersi accanire su Dumfries, è semplicemente un tema anche di cambi e di scelte a gara in corso di cui tra poco parleremo. Romina, stavi aggiungendo una cosa e poi torno su Simone sull'episodio ancora più grave. No, stavo dicendo che la cosa che mi ha stupita di Luca Marelli, per dare insomma conferma anche a quello che sta dicendo Simone, è che in diretta lui dice quello che abbiamo letto poco fa, cioè l'appoggio del piede sul Frattesi. Il problema è che dopo lo conferma, cioè a mente lucida, io ho sentito l'analisi di Marelli a mente lucida, lui conferma esattamente la stessa identica cosa. Cioè lui dice che quello cioè dice c'è un dubbio ma lo giustifica. Quindi io son rimasta abbastanza scioccata per lo stesso motivo che dice Simone, cioè 2 anni fa me lo giustifichi in un modo e ieri tutto il contrario, cioè trova una linea. Simo, e poi questo episodio? Dumfries con Ederson, una mossa di judo, mi ha scritto Lorenzo Giriello che salutiamo dal club di Passione Inter, una mossa di judo con Dumfries che va a terra subito dopo il contatto con Frattesi, Scalvini-Frattesi, c'è questa azione qui, viene fischiato fallo all'Atalanta, punizione per l'Atalanta. E occhio perché questo è un dettaglio fondamentale. Io non mi ero accorto di questo episodio nel momento concitato. Ma nessuno, perché Marelli non ne ha parlato, sulle moviole dei quotidiani non c'è, quindi è proprio sparito questo episodio. Esatto, ci siamo concentrati giustamente su quello che era accaduto un paio di secondi prima, ma questo è un episodio altrettanto grave. In primis perché è rigore netto. Adesso dagli screenshot non si può capire, stiamo anche vivendo il campionato degli screenshot dove per contrastare questi episodi clamorosi quelle delle altre squadre portano degli screenshot ridicoli che non vogliono dire nulla perché fare 1+1 uguale 2. Loro potrebbero anche screenshotare, che ne so, prendere uno screenshot mio adesso e potrebbero accusarmi con lo screenshot, questo è un finanziatore dei terroristi, mi potrebbero dire, cioè fanno degli screenshot a caso che non significano nulla, cioè mi hanno girato lo screenshot di Dumfries che riconquista palla su Kolasinac con un cerchio rosso. E che significa? Non significa niente. È regolarissimo il gol dell'Inter, punto. Scusami, ma questa roba mi fa proprio impazzire, perché c'è gente che è analfabeta, che non capisce niente, ripete a pappagallo quello che gli viene detto e lo riporta così a caso senza un minimo informarsi. E noi nel calcio facciamo così, figurati in altri contesti come siamo messi. Scusa. Vai. Ma lo fanno apposta perché creano volume, loro pensano, e hanno ragione purtroppo, che a forza di far circolare le immagini, per il solo fatto che le immagini compaiano alla vista dei tifosi, diventino materiale per contrastare le altre. E questa è la cosa grave, ed torno al discorso che si debba parlare. Ma comunque, questo episodio qui è clamoroso perché è rigore netto nel momento in cui Ederson, un po' come Juan Jesus in Inter Napoli, non so se vi ricordate, Ederson allarga la gamba, fa cadere. Non mi si dica che è fallo di Dumfries che lo trattiene, perché qui ogni volta sento la cagata che si trattengono entrambi, anche su Pio Esposito in Inter Fiorentina mi dicevano si trattengono entrambi, che a momenti Comunque gli prende la maglia e se la porta a casa. Non mi si inventi che è fallo di Dumfries, c'è una trattenuta reciproca, poi Ederson allarga la gamba, fischia fallo per l'Atalanta, quindi non c'è nemmeno la scusa di ha giudicato sul campo, non ha fischiato, quindi per lui non è fallo. No, questo è un chiaro ed evidente errore. Perché qui tu vedi una roba che non è esistita ed è l'esatto contrario. Quindi il signor Gariglio, che non ha visto un secondo prima il fallo di Frattesi, su Frattesi, perché non ha visto questo? Ma è mai possibile che un barista che è lì solo per quello non veda 2 falli giganteschi a distanza di 2 secondi nella stessa azione? Ma questa persona qui può fare questo lavoro, mi domando io? No, in maniera sincera lo chiedo, perché sei lì per quello.
Da quello che ha scritto Maurizio Pistocchi, l'arbitro non lo poteva fare, quindi è stato escluso nel 2023 e quindi è stato portato a fare poi il VAR, per cui viene qualche dubbio anche da questo punto di vista. In questo caso, a differenza di Dumfries, viene favorito il difensore, quindi torniamo un po' Che al caso, concetto no? di Che prima, caso. quindi questo. Romina, la sintesi di tutto questo qual è? È una partita che è chiaramente condizionata anche dalle decisioni arbitrali, perché il calcio vive di episodi e l'arbitro è la terza squadra in campo e dunque inevitabilmente questi sono episodi che decidono una partita in cui l'Inter ha delle responsabilità. Ma io rivendico il diritto di poter vincere delle partite 1-0 anche non giocando come il Barcellona di Guardiola. Guarda, allora hai detto esattamente la prima cosa che ho detto io ieri dopo la gara, cioè chi ci dice che l'Inter debba vincere ogni partita dominando su tutto e su tutti? Una partita la puoi chiudere anche sull'1-0, ti porti a casa il tuo cortomusino che tanto piaceva quando lo faceva Allegri, era calcio, mo che lo fa Chivu o qualunque altra persona non è più calcio, devi per forza dominare. E mi riferisco anche ai tifosi dell'Inter, perché anche noi ogni volta le Soprattutto. aspettative a 2000 ma l'Inter deve dominare. Ma che mi frega a me? L'Inter porta a casa 1-0, metto là 3 punti, per me va bene comunque. Cioè questo è il discorso. Quindi, al di là del fatto che appunto una partita si può chiudere sull'1-0, io non posso ad ogni gara, noi non possiamo ad ogni gara, come ho detto ieri dopo la partita, sperare di incrociare le dita che gli avversari in campo non diventino 2, perché ieri squadra arbitrale e Atalanta erano 2 avversarie contro di noi, Lore, nessuno mi toglie questo pensiero dalla testa. Lo so, sarà una dichiarazione enorme, ma per me è così perché 2 partite consecutive, 2 partite esatto, 2 partite consecutive con questo tipo di episodi chiari ed evidenti, con un VAR che è lì per fare questo, io non accetto. Immagini che vediamo tutti, perché come il replay lo vedo io in tribuna stampa, lo vedono anche loro da listone, lo fanno di lavoro, devi intervenire, devi fare in modo che la partita non venga condizionata. Poi mi dici: l'Inter la poteva chiudere prima?" Non mi frega niente che l'Inter la deve chiudere prima. Se tu mi condizioni il risultato, non mi frega niente che l'Inter la deve chiudere prima, perché io vinco 1-0 e mi va bene lo stesso. Basta, basta. Io sono preoccupata per questo finale di stagione, ragazzi, sono preoccupata Sì. perché ogni volta dobbiamo stare lì a sperare che l'Inter faccia almeno 3-4 gol, perché se succede un episodio contro di noi tanto stai sicuro che non hai nessuno che viene dalla tua direzione. Mai. È successo in Inter Juve, ce lo stanno recriminando, ce lo recrimineranno fino al 2030 praticamente. Un episodio in tutta la stagione e io devo perdere un campionato per questo, per il controbilanciamento, perché qui è tutto controbilanciamento. Dopo Inter Juventus stiamo vedendo quello che sta succedendo e nessuno mi toglie dalla testa che è una diretta conseguenza di quello che è successo in quella partita. Nessuno me lo toglie dalla testa. Tosta questa di Romina. Io, Simo, ti chiedo se sei d'accordo sul fatto che abbiamo il diritto anche di vincere 1-0, quindi non è che l'Inter debba sempre fare 3-0, 4-0 per chiudere le partite, aggiungendo velocemente che secondo me il tema è che post Inter Juve, io non urlo al complotto, francamente non credo che ci sia un disegno contro l'Inter, ma credo che ci sia un condizionamento inevitabile dal punto di vista mentale di un arbitro che al 95esimo a fischiare un rigore pro Inter in un clima come questo qua, nel dubbio favorisce la difesa, nel dubbio prende la decisione più comoda, secondo me, che non è quella di favorire Lore, l'Inter. faccio una specifica se posso, perché non Sì. vorrei essere fraintesa. Ovviamente non parlo anch'io di complotto, cioè non credo che ci sia un complotto contro l'Inter, ma la conseguenza è una conseguenza nelle scelte, è una conseguenza mentale. Io che sto al VAR, io che sono un arbitro che devo decidere per l'Inter, decido contro l'Inter perché sono condizionato da quello che è successo prima. Non credo che ci sia appunto un complotto dietro l'Inter che vogliono far perdere il campionato all'Inter. Penso che però ad ogni cosa poi corrisponde una conseguenza. In Bravissimo. questo caso è la conseguenza che gli arbitri hanno paura di decidere a favore dell'Inter. Stop. Simo, aggiungimi anche secondo te quali sono allora le maggiori responsabilità tra arbitro, giocatori, Chivu, come le metti? Vado in ordine cronologico in questa partita. Prima i giocatori, che devono imparare a tirare in porta, prima i giocatori, poi eventualmente Chivu, che fa delle scelte rivedibili con i cambi, ne abbiamo anche parlato, ed infine, dato che arriviamo al 90esimo, infine l'arbitro. Questo anche per chiarire, l'abbiamo già detto ieri, però non vorrei che passi il concetto che l'Inter non ha vinto per colpa dell'arbitro. L'avrebbe potuta vincere se avesse avuto gli episodi andati per come dovevano andare.
prima ci sono stati altri problemi. E qui mi ricollego a quello che diceva Romina, che per me ha perfettamente ragione. E il mio è fino ad ora abbiamo martellato all'esterno dell'Inter. Qui devo fare un appello e una tirata d'orecchie, tra virgolette, ad alcuni tifosi dell'Inter. Perché ogni volta che c'è questa dinamica qui, ogni volta c'è una parte di tifoseria che diventa paladina della moralità. E se l'Inter non crea 450 occasioni, non è legittimata dal lamentarsi se un rigore nettissimo non le viene dato. Ma dove sta scritta sta roba? Cioè, dove sta scritto che io, per meritarmi ciò che dovrebbe essere mio, perché l'episodio mi dice questo, devo aver giocato bene la partita? Ma che cacchio vuol dire? Ma scusa, ma se io sto andando in macchina e mi fermano dicendo guarda che hai superato il limite di 10 km/h e non è vero, posso dire che non è vero? O se 200 metri prima non ho fatto passare l'anziano alle strisce pedonali, non posso dirlo perché devo far passare l'anziano alle strisce pedonali? Ma che significa? Che significa sta roba qua? Il calcio, l'Inter ha giocato male ieri. È tutto episodi. Un episodio che gira in un modo o nell'altro cambia risultato, classifiche, trofei e narrazioni. Quindi anche basta con sta storia qua, che se l'Inter non gioca bene non può lamentarsi degli errori. Ma se lì mi dai il rigore e io vinco la partita, oggi cosa dicono i giornali? Cosa dicono le televisioni? Cosa diciamo noi stessi? Non siamo qui incazzati neri a aver paura che il Milan vada a -5 perché avremmo vinto la partita. Quindi questo discorso qui non ha il minimo senso. E tra l'altro un episodio arbitrale decisivo al minuto 90 ha un peso molto diverso rispetto a un episodio al minuto 3. Se tu al minuto 3 non ti danno un rigore, ha un peso, però se poi fai schifo tutta la partita, ha più senso dire però hai giocato male, perché arriva dopo. Ma se io gioco la partita e all'ultimo mi negano un rigore netto, devi darmi quel rigore e io vinco 2-1 e cambia tutto. Basta, sono d'accordo, anche perché poi per me l'Inter non ha giocato male ieri. Ma no, chi pensava infatti. che qualcuno mi diceva l'Atalanta però ha giocato martedì. L'Atalanta non ha giocato martedì, ne ha presi 6 senza scendere in campo, cioè non ha giocato martedì. Poi hanno recuperato, ecco, io magari sono stato abbastanza critico, ma anche qui chiarisco ulteriormente. Io sono sul carro di Chivu. Credo che Chivu bisogna sempre ricordare da dove si partiva e quello che sta facendo. E un allenatore giovane ha il diritto di commettere degli errori. E un allenatore giovane a livello di esperienza a questi livelli qua. E ieri secondo me è stata una partita in cui non ha reso al meglio a livello di scelte. Detto che c'era una panchina abbastanza limitata, ma da un lato c'è Palladino che riesce a mettere a gara in corso un Ederson che ha cambiato la partita, di fatto, mentre noi abbiamo perso il controllo del centrocampo con l'uscita di un Barella che continua a leggere di un Barella criticato. Ragazzi, secondo me anche qui adesso va di moda criticare Barella. Ieri dopo Carlos Augusto è stato il migliore in campo, punto. Ragazzi, ieri Barella era ovunque, posso inserirmi era ovunque ieri in campo. Ma il fatto che lui prende decisioni troppo complicate, ha provato quel lancio d'esterno che non si è capito perché ha voluto fare quella giocata lì pur non essendo Iniesta Prime e tutto il resto, ma Barella è stato il migliore dopo Carlos Augusto e ha fatto bene. Togliere Barella, ripeto, tu chiudi questa partita qui in un momento in cui ti stai cagando addosso un pochino come ambiente, sei mentalmente un po', hai subito dei colpi, sei un po' ammaccato, ti mancano Lautaro, e l'abbiamo detto, di quanto manca Lautaro, ancora oggi qualcuno mi scrive, quei gol di Thuram che ha sbagliato Thuram, molto spesso l'aveva sbagliati anche Lautaro, ragazzi. Queste campagne anti-Lautaro, secondo me, siete sempre più smentiti dai fatti, ma al di là del discorso su questo e di un Thuram da cui chiaramente ci aspettiamo molto di più, perché ieri Thuram ha avuto l'occasione col colpo di tacco, ha partecipato all'occasione del gol dove fa il triangolo con Barella che poi fa l'assist per Pio Esposito, ma tu chiudi Lautaro, Çalhanoğlu e Bastoni assenti. Di Marco esce perché non ce la faceva più. Akanji è uscito con problemi. Tra l'altro pure Mkhitaryan ci hanno detto che è uscito con qualche problemino, quindi vediamo un po' come sta pure lui. Togli Barella pure, non hai più nessuno dei leader di questo gruppo, non hai più nessuno di quelli che ti danno anche un po' più di intensità a livello agonistico all'interno di questa partita. E non dico che dovevi mettere Acerbi avrebbe cambiato la partita, però già magari perché Acerbi l'anno scorso era titolare di fatto dell'Inter che arriva in finale di Champions, un passo da tutto, adesso è sparito del tutto. Non lo so, perché Darmian sparito del tutto, che può essere utile su entrambe le fasce. Luis Enrique è entrato bene a sinistra. Ragazzi, il fatto che faccia 2 o 3 sgasatine, nemmeno sgasate, 2 o 3 cosettine così, troppo poco ancora. Se ci accontentiamo di questo, ma di che parliamo? Ma non ho capito sinceramente ieri le scelte. Per non parlare poi il tema Pio Esposito, secondo me Pio Esposito stava un pochino sparendo dalla partita, francamente, e nel momento in cui è stato cambiato.
però poi rispetto all'atteggiamento che ci mette Bonny in questo momento, c'è una differenza sul piatto, si sente poi come peso, no? Io son d'accordissimo Lore con la tua analisi. I cambi di Kivu molti non li ho capiti. Hai citato Pio Esposito per ultimo, io lo cito tra i primi, cioè Pio Esposito è un giocatore di 20 anni che dovrebbe avere minuti nelle gambe e energia mentale e fisica per reggere una partita intera. Ieri il cambio sinceramente non l'ho capito. Per mettere una coppia d'attacco che abbiamo visto che comunque funziona e non funziona, togli comunque lo spirito di Pio, perché al di là del fatto che sì, magari a livello di campo stava un po' sparendo, però comunque quella fame lì, quella grinta lì ce la mette sempre. Una grinta che nel finale di gara, senza riferimenti, senza rappresentanti, senza senatori, ti serve per darti quella scossa in più e ti serve anche per avere comunque fisico in mezzo all'area, perché poi non sai se puoi crearti occasioni magari da piazzato, quindi comunque hai una soluzione in più. Barella, l'hai detto tu, Barella ieri ha corso per tutto il campo, al di là del fatto che mi fa sempre indignare a bestia perché cerca la giocata più complicata e questo lo sappiamo, Barella è così, sbraccia e cerca le giocate complicate, però è uno che ieri era in partita, è uno che ieri si è smazzato, è uno che ieri ha dato riferimenti, cioè io Barella non l'avrei mai tolto dal campo, a meno che non mi avesse dato magari nel finale un segnale di, non lo so, riserva perché magari era stanco, ma a livello mentale ieri Barella era totalmente Ma in poi si gioca partita. tra una settimana, ragazzi, si rigioca tra Capito? una Esatto, una settimana. partita a settimana, ma esattamente, esattamente. Quindi nel momento in cui tu ti guardi in panchina e sai che comunque qualsiasi cambio andrai a fare, con tutto il rispetto, vai ad abbassare qualitativamente la qualità, perché, scusate la ripetizione, perché tu sai che stai mettendo in campo l'11 migliore che hai in questo momento a disposizione. Nel momento in cui fai cambi sai che un minimo vai ad abbassare la qualità e non mi puoi togliere però allora quelli che in campo stanno facendo bene, perché allora te la cerchi, cioè te lo cerchi il fatto che poi diminuisci il rendimento. Quindi, ripeto, non è una condanna a Kivu, non è un voler condannare Kivu in nessun modo. In una partita del genere, senza riferimenti, avrei ragionato un po' di più su determinate scelte, perché è come se andassi un po' a staccare la spina nel momento in cui invece la devi tenere ben attaccata e dall'altra parte hai l'Atalanta che con i cambi praticamente ha svoltato proprio il ritmo partita, perché al di Sì. là delle scelte tattiche di Palladino che ha letto bene la partita nel primo tempo e nel secondo tempo, al di là di questo però l'Atalanta ha messo in campo gente che è partita a 2000, è quello che l'Inter non poteva fare. Sì, 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 sono d'accordo. Simo, ti porto verso la conclusione perché nel frattempo la Gazzetta dello Sport ha già dato 3 punti al Milan. Oggi leggendo le pagelle abbiamo letto se tutti avessero giocato come Carlos Augusto l'Inter non sarebbe rimasta a -7, cioè sarebbe rimasta a +7, cioè avrebbe mantenuto quel vantaggio. Quindi hanno già dato i 3 punti al Milan, che è abbastanza logico e scontato. Questa sera vincerà sulla Lazio. Del fatto che abbiano ammesso l'errore, Gervasoni, lì collaboratore di Rocchi, ha ammesso che era rigore su Frattesi, poi vedremo nelle prossime ore quello che diranno ulteriormente, ce ne facciamo poco. Da cosa possiamo ripartire adesso? La prossima partita, la trasferta a Firenze, molto impegnativa, comunque, con un avversario in difficoltà, ma che deve lottare per la salvezza. Io mi aggrappo al fatto che recupera Lautaro, anche se un pochino più indietro rispetto ad un Cialanoglu che torna, recupera Bastoni, mi auguro che Barella, Dumfries soprattutto avranno ancora più benzina nel serbatoio. Credo che l'Inter stia affrontando quei fisiologici passi falsi che ci possono essere nell'arco della stagione. La vera anomalia era essere a +10 o addirittura a +13, quindi ci stiamo giocando dei jolly, li abbiamo persi, ora però dobbiamo rimanere concentrati perché abbiamo dimostrato di essere forti, di poterci prendere queste vittorie e di poter chiudere i conti. Quindi anche noi non dobbiamo fare drammi, secondo me. Ma ormai lo dicevamo già dopo il derby, a maggior ragione oggi, l'unica paura che abbiamo tutti è dal punto di vista mentale, perché poi anche ieri l'Inter, come abbiamo detto, non ha fatto una brutta partita, non ha fatto la partita della vita, ma nemmeno una brutta partita, e l'avrebbe vinta se le avessero dato quel rigore gigantesco che era da dare. Quindi non è un discorso tecnico in questo momento, è più un discorso mentale, perché tutti abbiamo in testa il famoso primo anno di Inzaghi, abbiamo in testa il fatto che abbiamo un allenatore meno esperto del rivale che invece potrebbe contenderci lo scudetto, che ne ha vissute tante di situazioni nella sua carriera, parlo ovviamente di Allegri. Sicuramente il rientro di Lautaro e spero anche di Ciala ci darà una grande mano. Io nel caso specifico di ieri però torno su quello che ho già detto nella clip appunto a caldo,
Sul discorso dei cambi sono d'accordo solo in parte, nel senso che aver tolto i leader è vero, è stato un errore e anche in questo caso purtroppo mi ha ricordato il famoso derby di Giroud, dove i primi cambi che fa Inzaghi sono quelli in cui toglie Ciale e Perisic, se non sbaglio. Quindi non è stata una grande idea, anche lì spesso cambiavamo il centrocampo del tutto. Ieri a un certo punto ho detto, certo che finire col centrocampo Mkhitaryan e Frattesi non è proprio il massimo. Allo stesso tempo, analizzandoli uno per uno, l'unico su cui io mi trovo fortemente in disaccordo è quello di Barella, effettivamente. Tutti gli altri, Akanji è stato costretto e onestamente che oggi si possa dire poteva mettere Acerbi, certo poteva mettere Acerbi, è tutto l'anno che diciamo che non capiamo perché De Vrij non viene più messo in campo, adesso non va bene De Vrij, bisogna mettere Acerbi. Cioè mi sembra un po' una cosa frutto molto del risultato. Darmian un po' la stessa cosa. Darmian sono 3 anni che si dice non può più fare il quinto, adesso andava messo Darmian. Avrebbe messo magari in ghiaccio la partita più di Luis Enrique. No, non tu. Lo so, non tu. Vabbè, in parte anche tu, però allora, dai, alla fine del discorso del quinto lo diciamo da tempo, che non lo puoi fare. Però contro il Bodo è stato il migliore in campo, quindi in una situazione di emergenza in cui tutti si cagano sotto, io mi affido ai più forti di testa. Di testa e mentale. Poi anche Luis Enrique... Cioè Di Marco a me sembra un pochino stanco nelle ultimissime partite. Sì. Con Chivu è da inizio anno che diciamo quel Pirla di Inzaghi lo toglieva al 60esimo, Chivu che non lo fa, guarda che Di Marco sta trovando. Ieri lo toglie, cioè mi viene da pensare che sia una ragione prettamente tecnica di questa partita, non delle seghe mentali di Chivu, scusate la parola. E poi in attacco Bonnipio e Esposito è la coppia che ha giocato meno insieme e quando l'ha fatto ha sempre fatto fatica. Secondo me ci poteva stare pure lì. Avrei tolto anch'io Thuram forse, ok, però non è un cambio, cioè non è che ha tolto Messi per mettere in campo me, cioè non lo so, l'unico che veramente mi torna poco è quello di Barella, come si è detto. Tutti gli altri, torno al discorso di prima, se avessimo vinto 2-1, magari l'avremmo detto, però sarebbero finiti un po' in secondo piano. Avendo pareggiato, lo dice, no, poteva mettere questo, poteva fare quello. La verità, ribadisco, è che se Bonni e Thuram tirano in porta in quelle 2 occasioni giganti che hanno, intervinte, e noi qui siamo qua a dire latte o cereali, pizza o focaccia, cioè è un po' quello il tema. Di cose da dire ce ne sarebbero tantissime, per cui io vi rimando e vi ricordo stasera l'appuntamento in diretta alle 19:30 come ogni giorno, quindi vi aspettiamo nel club di Passione Inter, ragazzi, soprattutto in questo momento abbiamo bisogno di un luogo sano in cui discutere di questi argomenti, quindi passioneinter.club, sopra il nostro Simone c'è il QR code che dovete inquadrare proprio adesso, in questo momento, lo inquadrate e venite con noi nel club. Romina, Simone, grazie. Grazie a voi. Grazie Simo, grazie a tutti. E grazie a Graziella, ci sentiamo alla prossima. Trovate un nuovo approfondimento in descrizione per chi ci ascolta in podcast, mentre per chi ci segue su YouTube vi basta cliccare sopra la faccia di Romina, più o meno in quella direzione lì.